Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione. Andiamo avanti con le web part, sempre relativamente a questo primo blocco, e in questa lezione vedremo la web part immagine, una web part molto semplice da inserire, nel senso che come quando alleiamo il file ad una mail inseriremo un'immagine all'interno della web part. Quindi è possibile inserire un'immagine dal nostro computer, da OneDrive, o anche da una raccolta che abbiamo nel nostro sito SharePoint o dal web. Quindi clicchiamo su immagine, a questo punto andiamo a aggiungere l'immagine, ci si presenta questa schermata dove cliccando su questo pulsante blu andiamo a sfogliare le immagini. Ci si apre questo menu dove, come dicevo prima, possiamo caricare l'immagine dal web, come ora faremo noi quando ci sposteremo su SharePoint, da OneDrive, dal sito, quindi da una raccolta di immagini che abbiamo sul sito, la possiamo caricare dal nostro computer, possiamo creare un collegamento ad un'immagine sul web, oppure le immagini di archivio che ci sono su Office, oppure anche immagini che abbiamo utilizzato recentemente che magari ci possono far comodo per lavoro. Alla fine otterremo questo risultato. Io ora sotto le ricette della cucina pugliese ho messo questa immagine relativa alla Puglia sui trulli. Quindi spostiamoci su SharePoint. Io ho messo questa immagine sotto i piatti della cucina pugliese relativi appunto alla cucina pugliese. Ho messo questa immagine sui trulli, e sotto i piatti relativi alla Toscana ho messo questa bellissima immagine della Valdorcia, ovviamente bellissima anche quella della Puglia. E quindi andiamo a cliccare su modifica e aggiungiamo qualche immagine al nostro sito per vedere come si fa in diretta. Quindi ci posizioniamo qui sul nostro cerchietto con il segno più, clicchiamo su più, andiamo a scegliere immagine e ci si apre questo menu dove noi possiamo andare a scegliere tutto quello che vogliamo. Ecco, per esempio, queste sono le immagini recenti che io ho utilizzato all'interno del sito SharePoint. Quindi potrei scegliere anche una di queste, oppure andare a scegliere un'immagine di archivio se io ho delle immagini che mi piacciono da scegliere all'interno del ricchissimo archivio di Microsoft. Andiamola a cercare sul web, cerchiamo un'altra immagine della Puglia, mettiamo un'altra immagine della Puglia, un'altra immagine della Toscana. Ecco, mettiamo questa immagine molto bella della Puglia, quindi andiamo a cliccare su inserisci e come vedi l'immagine viene subito inserita, e qua giù sotto andiamo a inserire un'altra immagine della Toscana, quindi inserisci immagine, clicchiamo su ricerca su web, Toscana, digito invio e andiamo a prendere questa bellissima fotografia di Firenze dove è rappresentato anche il Duomo. E dopo che si sono caricate le fotografie vado a cliccare su Ripubblica e il gioco è fatto. Come hai visto qui è molto semplice andare a inserire delle immagini, è molto semplice in generale creare il sito SharePoint, perché come vedi non c'è da utilizzare nessun codice, c'è soltanto da cliccare sui pulsanti, bisogna sapere semplicemente dove andare a cliccare per inserire le varie web part. E dico anche una cosa che non ho detto nelle lezioni precedenti, che tutti questi oggetti, tutte queste web part sono modificabili, come avrei potuto vedere quando si apre la possibilità di inserirne una nuova, ci sono anche tanti pulsanti per modificarle, e alla fine di tutte queste lezioni sulle web part vedremo anche come poter modificare le web part, perché i comandi sono gli stessi più o meno per tutte le tipologie di web part. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!